Grazie e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e in questo momento ovviamente non sono a casa mia, non sono nemmeno alla mia libreria, sono in una location molto particolare che vedrete molto presto, ma ci sarà anche qualcosa di molto interessante oggi. Qui con me si siederà tra poco Mauro Biglino. Mauro Biglino è uno dei maggiori esperti di lingua ebraica e lingue antiche. Ha tradotto numerosissimi volumi storici e biblici e l'ha fatto per la San Paolo. È una delle case editrici più famose al mondo, ma tra le sue varie traduzioni letterali dall'ebraico della Bibbia si è reso conto che qualcosa c'era che non era poi così tanto chiaro. Le sue traduzioni hanno sconvolto tutto quanto il mondo. Ci sono vere e proprie teorie che potrebbero cambiare come conosciamo oggi il mondo che ci circonda e la storia che abbiamo imparato a scuola. Le sue teorie potrebbero cambiare anche il vostro modo di pensare. Sediamoci insieme e sentiamo cosa hanno a dire. C'è stato un momento in cui ti sei reso conto che c'era qualcosa che non andava? C'era qualcosa che non avevi mai letto prima? Ma guarda, l'argomento più importante ovviamente della Bibbia è Dio, no? Dio che sarebbe rappresentato dal termine ebraico Elohim. Il fatto è che Elohim non significa Dio, cioè noi lo troviamo sempre tradotto con Dio. Elohim è un termine plurale, ma nessuno al mondo sa veramente che cosa significhi. Per cui viene tradotto in tanti modi diversi. Ovviamente dal punto di vista teologico viene tradotto come Dio, perché la teologia ha stabilito che nella Bibbia ci deve essere Dio e quindi Dio da qualche parte lo devono pur mettere. Però Elohim viene tradotto con giudici, viene tradotto con i potenti, viene tradotto con quelli dell'alto. Sto usando queste traduzioni al plurale perché Elohim è un termine plurale, che poi viene reso al singolare con tutta una serie di spiegazioni, perché è chiaro che se lo lasci al plurale cade tutta la teologia monoteistica, che in realtà non ha ragione di essere, almeno per quanto riguarda la Bibbia. A parte il tuo libro, che raga io ho letto, è interessantissimo, è l'ultima pubblicazione di Mauro Biglino che è Gli dei della Bibbia, ed è un titolo un po' provocatorio effettivamente, sì. Perché dici non è più un dio, i dei della Bibbia. Sì. Perché quindi questo termine Elohim, che è stato tradotto nel corso della storia sempre come Dio, l'Altissimo, il Signore, in realtà sono più persone, più entità, diciamo forse meglio così. Bravo. E mi domando, se in lingua ebraica comunque Elohim è plurale, vuol dire che tutte le persone che leggono dall'ebraico se ne rendono conto? Esatto, però farò una cosa. Ok. Da un lato dice sì, è vero, la desinenza im indica il plurale in ebraico, però dirà anche che per quanto riguarda gli Elohim si tratta di un plurale di astrazione, di un plurale di qualità. Come vossignoria, una roba del genere? Esattamente, cioè dal punto di vista grammaticale hanno elaborato tutta una serie di spiegazioni per giustificare l'esistenza di questo plurale. Quello che è importante non è discutere sul singolo termine, perché se si discute sul singolo termine sul quale non si ha assolutamente alcuna certezza, si può andare avanti per sempre, senza mai arrivare ad una soluzione. Se invece si legge attentamente la Bibbia e si colloca Elohim nel contesto del racconto biblico, allora lì diventa indiscutibile che Elohim è plurale. Nel senso che se Elohim fosse Dio, la Bibbia sarebbe una cosa. Se Elohim non è Dio, come non è, la Bibbia è tutt'altro. Cos'è secondo lei quindi la Bibbia? La Bibbia è un libro che contiene una parte di una storia molto più grande, che ad esempio altri popoli non condizionati dalle idee monoteistiche ci hanno raccontato con maggiore chiarezza. Per esempio? Per esempio gli indù. Cioè se io parlo di queste cose con un indù mi dice ma mi stai dicendo delle cose banali, Okay. è ovvio che è così, non può essere diversamente, le divinità sono tante, ma attenzione, che le divinità siano tante, mi viene da sorridere perché non capisco come non si possa comprendere questa cosa. Lo dice il fondatore del cristianesimo, cioè lo dice San Paolo, il quale in una delle sue lettere dice chiaramente:
Se vi sono molti, e lì in greco si chiamano theoi, se in cielo vi sono molti theoi, virgola, come è vero che ci sono molti theoi, virgola, ma per noi conta uno solo. Quindi in realtà, se tra 2000 anni, diciamo così, quindi mi raffronto a ciò che sta facendo l'archeologia sulle civiltà antiche, se tra 2000 anni, supponiamo scomparsa la Chiesa, eccetera, gli archeologi, i filologi, gli esegeti studieranno il cristianesimo, diranno senza ombra di dubbio che il cristianesimo non era un monoteismo, ma era una monolatria. E monolatria significa adorare un Dio tra tanti, tutti esistenti. La Bibbia ce li nomina: Kamosh, Milcom, Melkart, Adad, Dagon, Asherah, tutti uguali a Yahweh. Ma ripeto, è lo stesso fondatore del cristianesimo che ci dice che erano tanti. E poi tra 2000 anni diranno che non solo era una monolatria, ma il cristianesimo adorava uno che è stato crocifisso e poi adorava tutta una serie di semidei intermedi ai quali questi fedeli, cioè i cristiani, si rivolgevano per ottenere degli aiuti. Questi semidei, per esempio? I santi. Ok. Ma cosa sono questi Elohim, quindi, secondo te? Dunque, dire che cosa sono significherebbe, come dire, lavorare necessariamente di fantasia, almeno per quanto riguarda la Bibbia. Sicuramente sono individui dotati di conoscenze e di una tecnologia di gran lunga superiore a quella dell'umanità. Conoscenze che arrivano all'impensabile, cioè conoscenze che riguardano per esempio l'ingegneria genetica, perché la Bibbia ci dice chiaramente che questi Elohim hanno fabbricato quello che noi chiamiamo l'Homo sapiens e l'hanno fabbricato con delle tecniche di ingegneria genetica, tra cui nella Bibbia ad esempio è chiaramente descritto un intervento di clonazione. Puoi dire al pubblico, per esempio, in che punto è descritto proprio questo elemento? Sì, questo elemento è descritto nella fabbricazione di Eva ed è un'affermazione che non faccio soltanto io, ma che fanno gli esegeti ebrei. Per esempio, il professor Safran, che è docente alla Hebrew University di Gerusalemme, quando è stata clonata la pecora Dolly, e quindi insomma siamo circa 20 anni fa, e lui è stato intervistato sulla clonazione, ha detto: ma la clonazione non è un problema perché la Bibbia la conosce da almeno 4.000 anni, con Eva e Adamo, quindi per lui è assolutamente normale. Faccio un esempio, cioè se si legge quel passo della fabbricazione di Eva, e ovviamente io invito sempre quelli che ascoltano le cose che dico a leggere la Bibbia e a verificare ciò che io sto dicendo, si dice che gli Elohim sono intervenuti su Adamo, hanno indotto in Adamo un sonno profondissimo, noi lo chiameremo anestesia. Hanno prelevato da una parte laterale ricurva, che normalmente viene tradotto con costola, che potrebbe benissimo essere anche la cresta iliaca, dalla quale noi oggi preleviamo le cellule staminali per procedere con la clonazione, e con ciò che hanno fatto hanno fabbricato Eva. Quando l'hanno presentata ad Adamo, io vado a vedere ovviamente le traduzioni anche che fanno gli ebrei, per esempio per le Bibbie in inglese, gli Stati Uniti eccetera, Adamo dice: ma finalmente queste ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Insomma, tutte quelle esperienze che ho dovuto avere prima non avevano nulla a che fare. Finalmente ho una femmina adatta a me. Quando dici delle esperienze... Sì, sono molto crudo. Nelle note c'è scritto chiaramente che Adamo si univa con tutti gli animali prima di avere Eva. Quando gli hanno fabbricato Eva, gli hanno proibito ovviamente di unirsi con tutti gli animali, e la cosa curiosa è che quando gli Elohim hanno fabbricato Adamo, solo dopo un lasso di tempo abbastanza lungo si sono accorti che a lui mancava
una controparte. Parliamo proprio di questo elemento del creare, perché seguendo tanti i tuoi scritti, i tuoi video, tu parli proprio di quando Dio crea la terra. Dici che la traduzione non è corretta. No, direi che la traduzione, anche qui voglio essere molto crudo, è volutamente sbagliata. Nel senso che il verbo ebraico bara non significa creare, ma significa sempre intervenire in una situazione preesistente per modificarla e modificarla in funzione dei propri scopi. Se noi leggiamo i commenti sempre degli ebrei, così siamo tranquilli, loro dicono che la Genesi non è il racconto della creazione della terra, del mondo, dell'universo, ma la Genesi è il racconto della formazione del popolo ebraico. E in effetti loro, cioè gli Elohim, hanno fabbricato gli Adamiti, non hanno fabbricato l'umanità. E per fabbricare gli Adamiti loro hanno utilizzato quelle specie che erano già presenti sulla Terra, come l'Homo sapiens, l'Homo habilis, l'Homo erectus, gli hanno introdotto quello che la Bibbia chiama Tselem, cioè quella parte che contiene la forma e che, derivando dal termine Tsalam, significa che è stato tagliato fuori. E se noi dobbiamo dire in termini moderni qual è la parte di noi che contiene la forma, quindi il nostro disegno, il nostro progetto, e che può essere tagliato fuori e utilizzato per fare la clonazione, sappiamo che è il DNA. Questo giustificherebbe quindi, questa teoria, l'evoluzione incredibile dell'uomo. Esatto. Che finora effettivamente non è giustificata. Assolutamente no. La Bibbia parla del fatto che nel cosiddetto paradiso terrestre, che in ebraico è Gan Eden, e quando viene tradotto nelle cosiddette lingue volgari, cioè per esempio nelle lingue neolatine, è diventato paradiso, e su questo paradiso i teologi ci hanno veramente giocato, cioè ne hanno fatto un luogo spirituale collocato chissà dove, e di lì poi insomma tutto quello che è successo, compreso il peccato originale, che nella Bibbia non c'è. Non c'è il peccato originale? Non c'è, assolutamente. E come è spuntato fuori il peccato originale quindi? È spuntato fuori da una indicazione dell'Apostolo Paolo, che ha cominciato a parlare di una sorta di colpa iniziale dell'uomo allo scopo di giustificare l'esistenza del male sulla terra. Poi Sant'Agostino, sì, perché leggendo ciò che ha scritto io avrei qualche dubbio, ma insomma non entriamo nel merito di Sant'Agostino, è conosciuto così, quindi chiamiamolo così. Sant'Agostino ha elaborato teologicamente il concetto di peccato originale, che è entrato nella storia della Chiesa ed è servito, questo concetto, a giustificare la creazione del sistema di potere che ha fatto sì che la Chiesa potesse dire ai fedeli che non leggono la Bibbia, anzi per certi periodi la lettura è stata addirittura proibita, e quindi è servito alla Chiesa per far credere ai fedeli che noi nasciamo macchiati da questo peccato originale, che abbiamo la necessità di essere redenti, e per redimerci, guarda un po', dobbiamo passare attraverso la Chiesa. Tant'è che poi ha istituito il battesimo, prendendolo dal battesimo di Giovanni Battista, e ha trasformato il battesimo in uno strumento per togliere questa macchia, ma non è sufficiente, nel senso che poi l'uomo deve seguire tutto ciò che il magistero della Chiesa ha elaborato nei secoli partendo dalla Bibbia, facendo dire anche alla Bibbia cose che la Bibbia assolutamente non dice, non solo non le dice, ma spesso dice esattamente l'opposto. Ma la Chiesa ha una grande fortuna: la gente non legge la Bibbia. No. E secondo te cosa è successo per far passare il termine Elohim? Qualcuno ci ha messo mano, qualcuno ha detto adesso diventa un singolo. Esatto. Allora, Elohim è diventato Dio soprattutto con la traduzione in latino.
quando Gerolamo per il Papa Damaso ha tradotto in latino l'Antico Testamento, Elohim l'ha tradotto con Deus. E poi hanno elaborato la teoria che in pratica nella Bibbia ci sono due scuole. Una che chiamava Dio Yahweh e una che chiamava Dio Elohim. Questo è stato fatto per giustificare questa apparente contraddizione. Io dico apparente perché in realtà non è una contraddizione, nel senso che Yahweh è chiaramente, basta leggere la Bibbia con occhi sereni, senza nessun intento denigratorio o senza l'intento di demolirla. Yahweh è uno degli dei, uno degli Elohim. Uno degli Elohim. Ecco, io tendo a non usare la parola dei, ma per un semplice motivo, che quando noi qui in Occidente sentiamo la parola Dio o Dei, immediatamente siamo portati a pensare ciò che ne ha elaborato la teologia, che ha diviso tra quello che sarebbe il Dio vero unico e gli dei pagani. Quando in realtà gli Elohim, come ho scritto nei libri pubblicati da Mondadori, non sono altro che il modo in cui in lingua semitica occidentale venivano chiamati quegli individui. Quindi in varie culture si ritrovano elementi praticamente molto simili? Direi proprio di sì. Quindi Elohim corrispondono a, per esempio, per quanto riguarda i Sumeri in particolare, corrispondono agli Anunna o Anunnaki. La definizione Ki indica la terra, quindi Anunnaki sono gli Anunna che sono sul pianeta Terra e invece gli Anunna sono gli Anunna in sé, come gli Elohim. Corrispondono ai Deva, ad esempio, nella cultura indù. E per esempio nella cultura indù non hanno nessuna difficoltà a riconoscere la molteplicità dei Deva. Secondo la Bibbia, quindi, tramite la sua traduzione, chi è Gesù? Bella domanda. A Gesù bisognerebbe dedicare 70 video, lo so. 70 video. Allora, Gesù è indicato come il figlio di Dio. E per la Chiesa Dio è il Dio dell'Antico Testamento. Ora, stabilito che nell'Antico Testamento non c'è Dio, io non voglio dire che Dio non esiste in assoluto, perché non lo so. Cioè io non ho le certezze ovviamente dei credenti, ma non ho neppure le certezze degli atei, perché per dire Dio non esiste bisogna sapere che non esiste, ma io non lo so. E allora cosa succede? Succede che se il Dio dell'Antico Testamento non è Dio, Gesù di chi è figlio? Il Padre mai nessuno l'ha visto. Solo il figlio, ma Yahweh nell'Antico Testamento è stato visto da decine di persone. E allora cosa possiamo pensare? Che Gesù non conoscesse l'Antico Testamento, che Gesù abbia dimenticato l'Antico Testamento, che Gesù abbia detto il falso, oppure dobbiamo pensare che il Padre è un altro. Un altro Elohim? Un altro Elohim, per esempio. Difatti, leggendo i Vangeli, pare proprio di pensare che lui lavorasse per un altro Elohim. Ora io voglio precisare una cosa, che io faccio finta che sia vero ciò che è scritto, perché non possiamo, nessuno può avere certezze su ciò che è scritto, proprio nessuno al mondo. E quindi faccio finta che Gesù sia esistito e che lavorasse per uno degli Elohim, i quali avevano promesso che ad un certo punto avrebbero mandato un Messia per liberare Israele dal giogo straniero. Quindi se Gesù è o era questo Messia, purtroppo per lui, nel suo compito di liberare Israele dal giogo straniero, che in quel tempo erano i Romani, non ce l'ha fatta. Cioè lui è stato condannato per motivi politici, è stato crocifisso per motivi politici. Ed è stato crocifisso come criminale. Come criminale. Ed è interessante dire che ad esempio nelle traduzioni in italiano c'è scritto che al suo fianco c'erano due lestes, che indica o due capurgoi, cioè due partigiani antiromani. Ok. In greco c'è scritto eteroi duo capurgoi, cioè altri due partigiani antiromani. Quindi anche Gesù Perfetto. era un partigiano antiromano. In greco questo è Palese. chiarissimo, indubitabile.
Quindi lui è stato condannato per motivi politici. Poi è stato tirato giù vivo dalla croce, non è morto. E se noi leggiamo i cosiddetti Vangeli apocrifi, leggiamo che durante la notte è arrivata dal cielo una grande luce. Dentro questa grande luce sono scesi in due. Hanno aperto il sepolcro, sono entrati, ne sono usciti in tre, di cui il terzo non riusciva a camminare bene e veniva sorretto ed è stato portato via. Dalla luce. Tipo un po' alieni. Ognuno pensa. Lo so che lei non lo vuole mai dire, lo dico io però. Effettivamente è il fascio di luce. Ma è anche vero che in varie traduzioni che lei fa, cioè non dicono alieni, però i riferimenti sono palesemente a quelli, come la gloria di Dio, no? Ah, perfetto. La gloria di Vedo Dio. che è bello trovare un intervistatore così preparato. Sì, non sono fake, io veramente. Perché mi stimola. La gloria ovviamente è intesa come un attributo inevitabile spirituale di Dio. La prima cosa curiosa è che ad un certo punto Mosè chiede a Yahweh: fammi vedere la tua gloria. Allora, come direbbero gli inglesi, è una domanda che ha del preposterous, quasi dell'arrogante e del ridicolo. Perché come si fa a pensare che Dio viaggiasse senza la sua gloria? Diciamo che l'aveva lasciata a casa per un momento. Se l'era dimenticata. Ma la cosa più interessante è che Dio, cosiddetto, cioè Yahweh, gli dice: te la faccio vedere domani mattina. Però la devi vedere da lontano, nascosto, perché ti può fare male. Fantastico. E come è possibile che la gloria faccia male? Ti può uccidere. Ti può uccidere. Anzi no, sicuramente ti uccide. E com'è possibile? Non lo so, glielo chiedo a lei. Primo, che la gloria uccida. Secondo, che Dio non sia in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Terzo, Dio dice a Mosè, Yahweh dice a Mosè: ma se tu ti nascondi dietro queste rocce e la guardi di dietro, dopo che è passata non muori. Quindi è inevitabile pensare che le rocce sono in grado di fare da barriera ciò che Dio non è in grado di fare: proteggere Mosè dagli effetti della sua gloria. E Mosè scende dopo aver incontrato il Kavod di Yahweh, scende avendo la faccia bruciata. Perché il Kavod, lo diciamo, sarebbe la gloria. Esattamente. In ebraico. Quindi scende con la faccia bruciata. Talmente bruciata che dice la Bibbia, che avete in casa, che quando stava al sole lui si doveva coprire con un velo, che si toglieva soltanto quando entrava all'ombra della tenda. Un fisico, dopo una conferenza che ho fatto a Firenze tanti anni fa, che è intervenuto dopo di me, disse pubblicamente che probabilmente Mosè era stato colpito da un fascio di microonde, che a seconda delle intensità può rimanere o a livello superficiale o entrare in profondità e uccidere. Quindi l'ha detto un fisico. Quindi Mosè, evidentemente, rimanendo dietro le rocce, è stato colpito superficialmente. Fa troppo ridere che quindi la gloria di Dio potrebbe essere un microonde o un forte... Potrebbe essere un mezzo che emette microonde. E questo è molto più interessante, un mezzo che emette microonde. Ma tra l'altro un mezzo che viaggiava, che volava, perché un'altra volta c'era Aronne che parlava a tutto il popolo e a un certo punto dice la Bibbia: tutto il popolo si voltò verso il deserto e vide il Kavod di Yahweh che arrivava avvolto da una nube. Ora io mi chiedo, se il Kavod di Yahweh arrivava avvolto da una nube, vuol dire che non era lì, vuol dire che la gloria di Dio non è onnicomprensibile, ma è spazialmente delimitata. Certo. E dice letteralmente Ezechiele, e cito la traduzione della Bibbia di Famiglia Cristiana. Quindi potete prenderla anche voi, ragazzi. Quindi non la traduzione di Mauro Biglini. Dice Ezechiele: udì dietro di me un rumore mentre il Kavod di Yahweh si alzava da terra. Cioè, più chiara di così la Bibbia non può essere. In un altro capitolo del libro di Ezechiele si parla della gloria che si posa sui cherubini
E i cherubini sono delle macchine volanti monoposto. Gli esegeti ebrei scrivono che erano dei robot. Ah, proprio chiaramente sono robot? Chiaramente. Posso dire una cosa? Può dire quello che vuole. L'hanno scritto contro di me in un sito dove si è parlato molto di me, ma scrivono che su certe cose ho assolutamente ragione. Per esempio su come ho trattato la figura di Satana, eccetera, eccetera. E anche lì ci sarebbe... Ma che sogno, io lavorerei qua tutto il giorno. ci sarebbe da dire su Satana, Lucifero, eccetera. E lì sta parlando di quei due cherubini che si trovavano sopra l'arca dell'alleanza e servivano per proteggere ciò che era contenuto all'interno. E l'arca dell'alleanza era un produttore e un condensatore di energia difficilissimo da manovrare, poteva essere manovrato soltanto dagli addestrati, che erano vestiti in un modo particolare, cioè erano all'interno di una sorta di gabbia di Faraday, che quindi consentiva loro di maneggiarla rimanendo in vita. Tant'è che un poveretto, quando veniva trasportata su un carro e il carro incontra delle pietre, quindi traballa e l'arca rischia di cadere, lui corre e con le mani la tiene su, muore immediatamente fulminato. Tocca l'arca dell'alleanza. Perché tocca l'arca dell'alleanza. Ora non si può pensare che Dio uccide uno che sta cercando di impedire a un suo strumento, cioè a uno strumento della sua presenza, di cadere a terra. È ovvio che si tratta di un fatto meccanico, tant'è che quando l'arca dell'alleanza viene durante una battaglia presa dai filistei che non sapevano come usarla, l'arca dell'alleanza produce moltissimi morti, tant'è che i filistei dopo un po' la restituiscono e dicono prendetevi sta roba. Davide, che la riprende, la tiene lontano da casa sua. E tutto questo è raccontato nella Bibbia? Cioè Tutto questo è raccontato inventato nella Bibbia, non tradotta da me. Io credo che moltissime persone dopo questa sua narrazione andrà a riprendersi la Bibbia solo per leggerla, perché devo. E cosa c'è di più chiaro di questo? Niente. È scritto lì. È scritto lì. Così come vede il Cavod. Io dico, leggiamo la Bibbia, leggiamola, perché dovete verificare le cose che io dico. Non dovete credere a me. Senza il filtro teologico. Quello non è semplice. Quello non è semplice. La Chiesa praticamente ti invita a non leggere la Bibbia, perché ogni domenica viene letto un passo, quindi lo leggi in compagnia, te le interpretano soprattutto, perché ci sembra la lettura e l'interpretazione, e questa cosa non ti dava libertà nemmeno di fare domande. Guai fare domande. Io mi ricordo piccolo, alzavo la mano e mi dicevano no, non si fa questa cosa. Guai. C'erano tante domande che avevo da piccolo e non ho mai letto la Bibbia. Ho sbagliato, onestamente. Perché ci sono domande che hanno risposte chiare, univoche, non discutibili, soltanto nella letteralità della Bibbia, non nell'interpretazione. Perché se si esaminano le interpretazioni ci sono talmente tante incongruenze da renderle inaccettabili. Quando si dice che Dio è buono, si dimentica che l'Antico Testamento è un libro di guerra, è un libro di genocidi, è un libro di femminicidi, è un libro di infanticidi. Ma Satana chi è quindi? Non dobbiamo neanche dire Satana chi è. Ok, cos'è? Esatto, perché Satana non è. O meglio, Satana è una funzione, è un incarico che viene svolto temporaneamente contro qualcuno. Chiunque può fare da Satan contro uno. Poi, finita quell'operazione, smette di fare il Satan. E alle volte si fa il Satan per ordine stesso di Yahweh. Per esempio, Yahweh dice ad un Elohim: tu fai il Satan contro Giobbe, mettilo alla prova, vedrai che mi rimarrà fedele fino alla fine. Quindi tutta questa cosa dell'angelo caduto, compagnia cantante, è un'interpretazione? Quanto tempo? Il racconto qui è nel libro etiopico di Enoch. Ok.
che è un libro non canonico per la Chiesa cristiana d'Occidente, è canonico, quindi deve essere creduto vero, per la Chiesa cristiana ortodossa. Allora, 200 cosiddetti angeli, cioè 200 cosiddetti malachim, comandati da un certo Semiasa, scendono sulla terra e decidono di accoppiarsi con le femmine, dico scusate il termine brutale ma così dicono, degli Adamiti. Ok. E nella Bibbia nel capitolo 6 c'è scritto la stessa cosa, solo che questi vengono chiamati figli degli Elohim. Cioè 200 figli degli Elohim si uniscono con delle donne perché vedono che sono diventate, come si dice in ebraico, tovot. Tovot non significa soltanto belle, ma significa adatte a, cioè adatte alla riproduzione. Quindi si uniscono con queste donne e insegnano a queste donne tutta una serie di conoscenze, cosa che in realtà non sarebbe dovuta avvenire. Tant'è che, tornando al libro di Enoch, Semiasa, quando questi sono tutti riuniti, dice: io so già che quando i grandi capi interverranno, io sarò l'unico a pagare perché sono il comandante. Cioè questi angeli stanno facendo tutto sto bordello. Tutto sto bordello, ma non solo. Firmano un patto di alleanza tra di loro, nel quale dicono: ci assumiamo tutti la stessa responsabilità. Il che rende gli angeli molto più umani di quello che pensiamo. Ma nella Bibbia è chiaro che gli angeli, per certi aspetti, era bene non incontrarli, perché non erano così dolci come siamo abituati a pensarli. Tant'è che ad un certo punto, in una occasione, ed è Gedeone, che dice: ho incontrato un angelo e sono rimasto vivo. Ah, sai, cioè, ascoltando così sembra quasi che gli angeli siano una sorta di guardie, di difensori. Perfetto, centrato in più. Malachim significa portatore di ordini, portatore di messaggi, controllore della esecuzione di questi messaggi. E se non li eseguivi, venivi punito molto duramente. Quindi noi quando preghiamo gli angeli preghiamo forse delle guardie. Allora, La polizia. diciamo che gli angeli spirituali esistono, Va bene. ma la Bibbia non ne parla. Ok. Diciamo così. Siamo tutti quanti più contenti. Ok, tutti contenti. Cioè, per la Bibbia erano individui in carne ed ossa che mangiavano, bevevano, camminavano, si sporcavano, potevano essere uccisi ed erano pericolosi. molto più umani. Umani. Facevano parte ad un grado inferiore della gerarchia degli Elohim e si chiamavano Malachim. Cioè i figli di Elohim, degli Elohim. Questo è difficile. Allora, nella Bibbia li chiama i figli degli Elohim. Ok. Però purtroppo la Bibbia non è sempre chiarissima, Ok. perché nelle varie trascrizioni ci possono essere stati o dei cambiamenti o degli errori che poi sono rimasti. Quindi non è chiarissimo se i Malachim fossero i figli degli Elohim o fossero sempre degli Elohim, come per dire gli ufficiali e la truppa, ecco, tanto per intenderci, Ok. in questa gerarchia militare. Lei pensa che interverrà mai il Vaticano per dirle basta? Stop? No, Si finisce qua con queste io traduzioni. penso una cosa diversa. Magari quando sarò morto, ad un certo punto il Vaticano sarà costretto a dire che ho ragione.